Mia moglie mi scrisse un messaggio: sono bloccata al lavoro, buon 36esimo. Io ero seduto da solo alla nostra cena di anniversario e aspettai per 2 ore, sorseggiando lo stesso bicchiere di vino, guardando le coppie intorno a me festeggiare. Ma quando il cameriere portò finalmente il conto, si avvicinò e mi sussurrò 7 parole che frantumarono il mio mondo intero. Tua moglie è nella sala privata numero 5 con il suo fidanzato. Mi alzai lentamente, con le gambe che tremavano, e camminai verso quella porta. Quello che vidi quando la aprii non fu solo un tradimento. Era qualcosa di così contorto, così calcolato, che mi ci vollero mesi per comprendere fino in fondo la portata di ciò che mi era stato fatto. E l'uomo seduto di fronte a mia moglie che le dava il dessert con un cucchiaino d'argento. Quella rivelazione fu la parte che quasi mi distrusse completamente. Mi chiamo Nathan Pierce. Ho 49 anni. E fino a quella sera pensavo di avere una discreta padronanza della mia vita. Ero proprietario di uno studio di contabilità di successo a Denver. Guadagnavo bene, vivevo in una bella casa a Cherry Creek ed ero sposato con Rebecca da 18 anni. Certo, le cose non erano perfette. Quale matrimonio lo è dopo quasi 2 decenni? Ma non sospettai mai, nemmeno una volta, che la donna attorno alla quale avevo costruito tutta la mia vita adulta fosse capace di ciò che stava facendo. Prima di raccontarti cosa accadde in quella sala privata, devi capire qualcosa su Rebecca e me. Ci eravamo conosciuti a un seminario di fiscalità aziendale quando io avevo 31 anni e lei 28. Lo so, sembra incredibilmente noioso, e lo era. Ma Rebecca aveva questo talento nel rendere interessanti anche gli argomenti più banali. All'epoca lavorava come consulente di marketing, intelligente e ambiziosa, con i capelli ramati che portava raccolti in uno chignon professionale che la faceva sembrare più grande di quanto fosse. Il nostro corteggiamento fu pratico, efficiente, come tutto il resto della mia vita. Uscimmo insieme per 2 anni, ci fidanzammo perché aveva senso e ci sposammo con una cerimonia piccola che soddisfaceva entrambe le famiglie senza prosciugare il conto in banca. Niente fuochi d'artificio, niente grandi gesti. Solo 2 professionisti che costruivano una vita insieme con la stessa cura che io usavo per costruire un portafoglio finanziario per un cliente. I primi 10 anni furono buoni. L'attività di consulenza di Rebecca crebbe con costanza. Il mio studio si espanse da me e una segretaria a una squadra di 6 contabili che gestivano clienti in 3 stati. Comprammo la casa a Cherry Creek. La ristrutturammo da soli nel corso di 3 anni e organizzavamo cene in cui servivamo vino che costava più della mia prima macchina e fingevamo di capirne la differenza. Ma intorno al 12° anno le cose iniziarono a cambiare. Nulla di drammatico, solo piccoli segnali che notai ma che non elaborai davvero. Rebecca cominciò a lavorare fino a tardi, a fare telefonate in altre stanze, a essere più interessata al suo aspetto. Si iscrisse in palestra, assunse un personal trainer, comprò vestiti che sembravano pensati per qualcuno più giovane, qualcuno che cercava di dimostrare qualcosa. Avrei dovuto fare più attenzione. Ma ero sommerso dalla stagione delle tasse, da clienti difficili, dai piani di espansione dello studio e, a essere sincero, una parte di me era sollevata nel vedere Rebecca più felice, più energica. Mi dicevo che era positivo che si prendesse cura di sé, che coltivasse i suoi interessi, che non dipendesse da me per tutta la sua realizzazione emotiva. Se questa storia ti sta coinvolgendo e vuoi ascoltare altri racconti veri di tradimento, giustizia e rivelazioni inaspettate, premi il pulsante di iscrizione e attiva le notifiche. Lascia un commento qui sotto condividendo cosa faresti tu in una situazione simile. E se questa storia ti tocca, metti un mi piace così che più persone possano trovarla. Ora lascia che ti racconti cosa portò a quella notte devastante del nostro anniversario. Il giorno del nostro 18° anniversario iniziò come un qualunque mercoledì. Mi svegliai alle 6, preparai il caffè e trovai Rebecca già vestita per il lavoro con un completo blu navy che non avevo mai visto prima. Si stava mettendo gli orecchini quando entrai in camera da letto. Buon anniversario, dissi, baciandole la guancia. Lei sorrise, ma non arrivò fino agli occhi. Buon anniversario, Nathan. Hai fatto la prenotazione da Marello?
Marello era il ristorante italiano dove avevamo avuto il nostro primo vero appuntamento 18 anni prima. Tornarci per gli anniversari era diventata la nostra tradizione, qualcosa di prevedibile e rassicurante. Alle 7, confermai. Ho chiesto il nostro solito tavolo vicino alla finestra. Rebecca annuì, controllando il telefono. Potrei arrivare con qualche minuto di ritardo. Abbiamo una presentazione per un cliente che potrebbe durare più del previsto, ma ci sarò, te lo prometto. Passai la giornata in ufficio occupandomi di una verifica complessa per un'azienda farmaceutica. Verso le 3 mi resi conto di aver dimenticato di comprare un regalo per Rebecca. Chiamai la mia assistente Sara e le chiesi di prendere un braccialetto nella gioielleria che usavamo sempre. Qualcosa di elegante, le dissi. Niente di troppo vistoso. Alle 6:30 lasciai l'ufficio e guidai verso Marello. Il ristorante era identico a come lo ricordavo 18 anni prima. Gli stessi tendoni color borgogna, la stessa luce soffusa che filtrava dalle finestre. Indossavo il mio abito buono, quello grigio antracite che, a detta di Rebecca, mi faceva sembrare distinto. Mi ero persino fermato a comprare dei fiori dal venditore all'angolo. La hostess, una giovane donna di nome Maria che lavorava lì da anni, mi accolse con calore. Signor Pierce, che piacere rivederla. Il suo tavolo è pronto. Mi accompagnò al nostro posto vicino alla finestra, lo stesso tavolo dove, tanti anni prima, avevo chiesto a Rebecca con voce incerta cosa pensasse dell'idea di fare sul serio. Ordinai una bottiglia di Chianti, lo stesso vino che avevamo condiviso al nostro primo appuntamento, e controllai l'orologio. 6:45. Rebecca sarebbe arrivata tra 15 minuti. O almeno così pensavo. Alle 7:15 non c'era ancora. Le scrissi. Tutto bene? Sono al tavolo. Rispose subito. La presentazione si sta allungando. Mi dispiace tantissimo. Dovrebbe finire a breve. Ordinai un antipasto, una bruschetta che in realtà non desideravo, e osservai le altre coppie intorno a me. C'era una coppia giovane, sui 20 anni, così palesemente innamorata che faceva quasi male guardarli. Una coppia più anziana che parlava poco, ma sembrava a suo agio nel silenzio. Una famiglia che festeggiava qualcosa, forse una laurea, tra champagne e risate. Alle 7:45 le scrissi di nuovo. Quanto manca? Ancora in riunione. Il cliente è difficile. Mi dispiace davvero, Nathan. Il cameriere, un uomo dai lineamenti gentili di nome Antonio che ci aveva serviti molte volte negli anni, si avvicinò con discrezione. Desidera ordinare, signor Pierce, o preferisce aspettare ancora un po'? Aspetterò, dissi, forzando un sorriso. Arriverà. Ma quando le 8 passarono, qualcosa nel petto cominciò a stringersi. Non era da Rebecca. Anche quando era sommersa dal lavoro, anche nei periodi più caotici, aveva sempre trovato il tempo per i nostri anniversari. Era una delle poche tradizioni che avevamo davvero mantenuto. Alle 8:30 il telefono vibrò. Nathan, mi dispiace tantissimo. Questa riunione andrà oltre le 9. Possiamo rimandare a domani? Mi sento terribilmente. Rimasi a fissare quel messaggio a lungo. 18 anni. Il nostro 18° anniversario. E lei mi chiedeva di rimandare come se fossi un appuntamento dal dentista entrato in conflitto con qualcosa di più importante. Risposi. Va bene. Capisco. Il lavoro è lavoro. Ma non me ne andai. Qualcosa mi tratteneva su quella sedia, a sorseggiare il vino, sentendo il peso di 18 anni gravarmi sulle spalle. Il ristorante cominciava a svuotarsi. Arrivarono le 9, poi le 9:15. Fu allora che si avvicinò una nuova cameriera. Era giovane, forse poco più che ventenne, con le mani nervose e un'espressione che tradiva un'esitazione dolorosa. Posò il conto sul tavolo, poi si chinò abbastanza da farmi sentire il profumo che indossava, floreale ed economico. Signor Pierce, sussurrò, lanciando uno sguardo verso il fondo del ristorante.
Probabilmente non dovrei dire nulla, ma la vedo seduto qui da solo da tutta la sera e credo che lei debba saperlo. Sua moglie è nella sala privata numero 5 con il suo fidanzato. Sono lì dalle 7. Il mondo si fermò. Tutto divenne silenzioso, tranne il battito del mio cuore che rimbombava nelle orecchie. Che cosa ha detto? Lei sembrava sinceramente addolorata. Mi dispiace. Ho visto il suo nome sulla prenotazione e l'ho riconosciuta dalle visite precedenti. Hanno chiesto apposta la sala privata. Li ho serviti io verso le 7:15. Hanno ordinato champagne, quello costoso, ed erano molto affettuosi. Mi alzai lentamente, con le gambe che sembravano non appartenermi. Sala 5. Lei annui, indicando un corridoio che non avevo mai notato prima. In fondo a quel corridoio, ultima porta a sinistra. Mi dispiace davvero, signore. Pensavo che meritasse di saperlo. Camminai verso quel corridoio come un uomo che va incontro alla propria esecuzione. Ogni passo era pesante, definitivo. Una parte di me voleva girarsi e uscire dal ristorante, conservare qualunque illusione di matrimonio mi fosse rimasta. Ma non potevo. Dovevo sapere. La porta della sala privata numero 5 era socchiusa. Dall'interno arrivavano voci basse, intime. La risata di Rebecca, quella che usava con me quando tutto era nuovo ed emozionante. Poi la voce di un uomo, profonda e terribilmente familiare, in un modo che mi fece strisciare la pelle. Spinsi la porta. Rebecca era seduta di fronte a un uomo a un tavolino, con le candele che tremolavano tra loro e i calici di champagne mezzi vuoti. Indossava il vestito che le avevo regalato a Natale, quello verde smeraldo che le faceva risaltare gli occhi. La sua mano era appoggiata sul tavolo, le dita intrecciate alle sue. Ma fu l'uomo a gelarmi il sangue. Brando Hoffman, il mio socio in affari. L'uomo che avevo fatto entrare nel mio studio 6 anni prima. Quello che avevo seguito, formato, di cui mi ero fidato, rendendolo socio a pieno titolo l'anno precedente. L'uomo che era stato decine di volte a casa nostra, seduto nel mio salotto a parlare di bilanci trimestrali e strategie di crescita mentre mia moglie serviva il caffè e sorrideva come l'ospite perfetta. Entrambi alzarono lo sguardo quando entrai. Per un attimo nessuno si mosse. Il volto di Rebecca diventò pallido, la bocca che si apriva e si chiudeva come quella di un pesce fuori dall'acqua. Brando ebbe almeno la decenza di sembrare in colpa, ma solo per un secondo. Poi qualcosa cambiò nella sua espressione, qualcosa di freddo e calcolatore. Nathan, disse infine Rebecca, con una voce poco più che un sussurro. Questo non è quello che sembra. Risi. Risi davvero. Il suono rimbalzò sulle pareti di quella piccola sala privata, amaro, spezzato. Davvero? Perché sembra proprio che mia moglie stia cenando romanticamente per l'anniversario con il mio socio, mentre io sono rimasto seduto da solo nella sala principale per 3 ore. Brando si alzò, sistemando la cravatta. Era più giovane di me di 8 anni, alto, atletico in un modo che io non ero mai stato, con quel tipo di sicurezza naturale che faceva fidare i clienti all'istante. Quella sicurezza ora era tutta lì, mentre mi guardava con qualcosa che poteva sembrare compassione. Nathan, credo che dovremmo parlarne tutti in modo razionale, disse, con una voce calma e professionale, lo stesso tono che usava nelle riunioni con i clienti. Questa situazione è complicata. Complicata? Ripetei. Mia moglie mi tradisce con il mio socio proprio il giorno del nostro anniversario, e tu pensi che sia complicata? Rebecca afferrò la borsa, tirando fuori dei fazzoletti come se potessero in qualche modo rimediare a tutto questo. Nathan, ti prego, lasciami spiegare. Non è così semplice come credi. Allora rendila semplice per me, Rebecca. Da quanto va avanti? Lei guardò Brando. Tra loro passò una comunicazione silenziosa. Quello sguardo, quella sincronizzazione inconscia mi dissero tutto su quanto fosse profondo quel tradimento. 2 anni, disse infine. Va avanti da 2 anni. 2 anni. Feci rapidamente i conti,
Il mio cervello da contabile che continuava a funzionare nonostante lo shock. 2 anni significava che tutto era iniziato subito dopo che avevo reso Brando socio a pieno titolo. Subito dopo averlo aiutato a comprare la sua prima casa. Subito dopo avergli dato un bonus che probabilmente stava finanziando queste cene nelle sale private. 2 anni, dissi lentamente. 2 anni di bugie in faccia. 2 anni a fingere di lavorare fino a tardi mentre eri con lui. 2 anni a dormire nel mio letto e a cenare alla mia tavola mentre avevi una relazione con il mio socio. Brando si schiarì la gola. Nathan, so che è difficile da elaborare, ma devi capire una cosa. Rebecca e io non l'abbiamo pianificato. Non volevamo farti del male, ma a volte nascono sentimenti che vanno oltre il nostro controllo. Mi voltai verso di lui, lo guardai davvero per la prima volta. Oltre il vostro controllo. Sei un uomo di 41 anni, Brando. Hai fatto una scelta. Ogni cena con mia moglie, ogni bugia sulle riunioni con i clienti, ogni volta che mi guardavi negli occhi fingendo di essere mio amico mentre andavi a letto con mia moglie, erano scelte. Rebecca stava piangendo ormai, il mascara che le colava sulle guance. Nathan, non volevo che succedesse. Devi credermi. Ma tu e io, da anni viviamo come coinquilini. Parliamo a malapena. Sei sempre al lavoro, sempre concentrato sullo studio. Io ero sola. E così hai deciso di andare a letto con il mio socio. Non era per vendetta o per cattiveria, disse in fretta. Brando mi ascoltava. Mi faceva sentire vista, apprezzata. Mi faceva sentire di nuovo viva, in un modo che non provavo da anni. Mi guardai intorno in quella sala privata, cogliendo ogni dettaglio. La bottiglia di champagne, Dom Perignon, almeno $300. Il menù scritto a mano, con piatti dai nomi che non sapevo nemmeno pronunciare. Le rose sul tavolo, quelle che Rebecca aveva sempre detto di preferire ai garofani che compravo di solito. Questa doveva essere la nostra serata di anniversario, dissi piano. 18 anni, Rebecca. 18 anni a costruire una vita insieme. E hai scelto di passarla con lui. Brando fece un passo avanti e per un attimo pensai che stesse per appoggiarmi una mano sulla spalla, in un maldestro tentativo di conforto. Nathan, il motivo per cui siamo qui stasera, il motivo per cui l'abbiamo fatto proprio nel giorno del tuo anniversario, è che dobbiamo parlarti di qualcosa di importante. Rebecca e io abbiamo discusso del nostro futuro e pensiamo che sia arrivato il momento di essere onesti su tutto. Onesti, ripetei. Volete essere onesti adesso, dopo 2 anni di bugie? Rebecca si asciugò gli occhi, sbavando ancora di più il mascara. Vogliamo stare insieme, Nathan. Davvero insieme. Non di nascosto. Brando e io siamo innamorati. Vogliamo costruire una vita insieme. Quelle parole mi colpirono come pugni. Innamorati. Costruire una vita insieme. Erano le stesse parole che Rebecca aveva usato 18 anni prima, quando le avevo chiesto di sposarmi. Ora le stava usando per spiegarmi perché mi stava lasciando per il mio socio. Voglio il divorzio, continuò, con una voce ormai più ferma. Ho già parlato con un avvocato. Possiamo renderlo il più indolore possibile. Non ti farò problemi sui beni o su altro. Voglio solo che entrambi possiamo andare avanti ed essere felici. Guardai Brando, che annuiva come se stessimo discutendo una proposta commerciale del tutto ragionevole. E lo studio? E la nostra società? Brando ebbe l'audacia di sorridere. In realtà è proprio questo l'altro punto di cui dobbiamo parlare. Penso che sarebbe meglio se ti liquidassi la tua quota. Lo studio è cresciuto in modo significativo da quando sono entrato. E con i miei rapporti con i clienti e le competenze di marketing di Rebecca, potremmo davvero portarlo al livello successivo. Il quadro completo si ricompose all'improvviso con una chiarezza sconvolgente. Non si trattava solo di una relazione. Era un'acquisizione calcolata. Brando non stava solo rubandomi mia moglie. Mi stava portando via la mia attività, la mia reputazione,
tutto ciò che avevo costruito in 20 anni di lavoro. Lo avete pianificato, dissi lentamente. Tutti e due. Era tutto pianificato. Gli occhi di Rebecca si spalancarono. Nathan, no. Non è così. Davvero? Inizi una relazione con il mio socio. Mi convinci a renderlo socio a pieno titolo, dandogli lo stesso potere decisionale in azienda. Poi aspettate il momento giusto per chiedere il divorzio e spingermi fuori dal mio stesso studio. Questa è un'acquisizione ostile mascherata da storia d'amore. L'espressione di Brando si indurì. Stai diventando paranoico, Nathan. Questo non riguarda lo studio. Riguarda il fatto che il tuo matrimonio era morto da anni e tu eri troppo cieco per accorgertene. Il mio matrimonio andava bene fino a quando tu non hai deciso di interferire. Il tuo matrimonio era una comodità, ribatté Brando. Rebecca mi ha raccontato tutto. Di come la tratti come un accessorio, qualcosa da esibire alle cene con i clienti e ignorare per il resto del tempo. Di come non fai una vera vacanza da 5 anni perché sei ossessionato dalla crescita dello studio. Di come l'anno scorso ti sei dimenticato del suo compleanno perché stavi chiudendo un affare. Guardai Rebecca. Gli hai raccontato che mi sono dimenticato del tuo compleanno. Lei annui, senza guardarmi. Gli racconto tutto, Nathan. È quello che fanno le persone quando sono innamorate. Condividono la loro vita. Il dolore stava trasformandosi in altro. Rabbia, sì, ma anche lucidità. Vedevo finalmente la situazione per ciò che era davvero. Due persone che mi avevano tradito, usato, e che ora cercavano di farmi sentire in colpa per le loro scelte. Ho bisogno di un po' di tempo per pensare a tutto questo, dissi infine. Ma voglio che sappiate una cosa, entrambi. Potreste pensare di aver vinto, di avermi superato in astuzia, di aver preso tutto ciò che ho costruito, ma avete dimenticato qualcosa di importante. Che cosa? Chiese Brando, con la voce intrisa di condiscendenza. Sono un contabile forense. Ho costruito la mia reputazione scovando denaro nascosto, seguendo tracce documentali, smascherando frodi. E sono molto, molto bravo nel mio lavoro. Mi voltai e uscii da quella sala privata, lasciandoli lì con lo champagne e i loro piani. Attraversando la sala principale, la giovane cameriera che mi aveva detto la verità incrociò il mio sguardo. Mi fermai al suo banco e le porsi alcune banconote da $500 dal portafoglio. Grazie per la tua onestà, le dissi. È più rara di quanto si pensi. Voglio sporgere denuncia penale, dissi. Contro entrambi. Riccardo annui lentamente. Mi metterò in contatto con la procura distrettuale già oggi, ma Nathan, devi sapere che sarà una brutta storia. Lo è sempre. Brando assumerà avvocati aggressivi, cercherà di screditarti, di farti passare per vendicativo. Che ci provi pure. Io ho la verità e ho le prove. È più che sufficiente. Gli arresti avvennero 3 settimane dopo. La polizia si presentò a casa di Brando alle 6 del mattino e lo portò via in manette, sotto gli sguardi dei vicini. Rebecca venne arrestata a casa di sua sorella, dove viveva da quando ci eravamo affrontati da Marello. Le accuse erano pesanti: frode telematica, appropriazione indebita, cospirazione finalizzata alla frode. La procura, colpita dalla meticolosità delle mie prove, contestò loro ogni capo d'accusa possibile. 2 giorni dopo l'arresto di Rebecca, il suo avvocato mi chiamò. Voleva parlare, spiegare, cercare di farmi capire che non era questo ciò che aveva immaginato quando aveva iniziato la relazione. Accettai di incontrarla in un bar del centro, curioso di ascoltare quale spiegazione potesse mai offrire. Era irriconoscibile. Niente trucco, i capelli raccolti in una coda disordinata, una tuta al posto dei soliti abiti firmati. In 3 settimane era invecchiata di 10 anni. Nathan, disse quando mi sedetti di fronte a lei. Grazie per essere venuto. Sono qui solo per vedere se ti è tornato il buon senso. Lei annui, intrecciando nervosamente le mani. Ho commesso un errore.
Un errore terribile. Brando mi ha convinta che potevamo avere tutto. L'azienda, noi due, una vita nuova. Sembrava tutto così facile, così logico. Sono stata stupida a credergli. Sei stata più che stupida, Rebecca. Sei stata criminale. Lo so, sussurrò. Il mio avvocato dice che potrei affrontare fino a 5 anni di carcere. Brando potrebbe prenderne 10. Le nostre vite sono finite. Avresti dovuto pensarci prima di decidere di derubarmi. Alzò lo sguardo, le lacrime che le scendevano sul viso. C'è un modo per sistemare le cose. Un modo perché tu possa ritirare le accuse. Ti darò tutto, Nathan. Il divorzio sarà alle tue condizioni. Me ne andrò con niente. Ti prego, non permettere che mi mandino in prigione. La guardai a lungo. La donna con cui avevo condiviso 18 anni di vita. Quella che aveva promesso di restarmi accanto in ogni cosa. E non provai nulla, se non una fredda, limpida soddisfazione. No, dissi semplicemente. Hai fatto le tue scelte, Rebecca. Ora vivi con le conseguenze. Il processo durò 3 mesi. Brando cercò di sostenere che lo avessi incastrato, che fossi un marito geloso capace di inventare prove. Ma la contabilità forense non mente. La giuria vide le tracce documentali, le email, gli addebiti fraudolenti. Deliberarono per meno di 4 ore. Brando fu condannato a 8 anni di carcere federale. Rebecca a 3 anni, più 5 anni di libertà vigilata. I loro avvocati presentarono ricorso, ma Riccardo mi disse che avevano pochissime possibilità di successo. Le prove erano schiaccianti, i reati inequivocabili. Io mantenni lo studio, ovviamente. Ricostruì i rapporti con i clienti che Brando aveva danneggiato. Assunsi nuovi contabili che davano davvero valore all'integrità. Gli affari, in realtà, migliorarono quando si diffuse la notizia di come avevo gestito la situazione. A quanto pare, le aziende apprezzano lavorare con qualcuno che prende sul serio la frode. In quello che sarebbe stato il nostro 19° anniversario tornai da Marello. Chiesi un tavolo nella sala principale, non una sala privata. Ordinai il Chianti, la bruschetta, tutto ciò che avevo ordinato quella sera di un anno prima, quando ero rimasto seduto da solo ad aspettare una moglie che non sarebbe mai arrivata. Maria, la hostess, mi riconobbe. Signor Pierce, che piacere rivederla. Cena da solo stasera? In realtà, dissi, sorridendo per la prima volta dopo mesi, sto aspettando qualcuno. Si chiama Elena. Ci siamo conosciuti a una riunione della Camera di Commercio il mese scorso. Maria sorrise calorosamente. La accompagno subito al tavolo quando arriva. Elena arrivò esattamente in orario, cosa che apprezzai. Era un'avvocata specializzata in diritto immobiliare, intelligente e diretta, senza alcuna pazienza per i giochi o la manipolazione. Ci frequentavamo da qualche settimana, senza fretta, costruendo qualcosa basato sull'onestà e non sulle illusioni. Buon anniversario, disse sedendosi, poi si bloccò. Aspetta, non è appropriato. Scusa. Va bene, dissi versandole del vino. Sto riprendendomi questo posto, questa serata, trasformandoli in qualcosa di nuovo. Parlammo di lavoro, dei suoi casi in corso, di una disputa immobiliare che mi ricordò alcune situazioni fiscali che avevo gestito. Una conversazione normale tra 2 professionisti che si trovavano bene insieme. Niente drammi, nessuna grande dichiarazione. Solo 2 persone che condividevano una cena e costruivano qualcosa di reale, una conversazione onesta alla volta. Quando uscimmo dal ristorante quella sera, lanciai uno sguardo al corridoio che conduceva alla sala privata numero 5. La porta era chiusa, serrata. La stanza in cui la mia vecchia vita era finita e la nuova era iniziata. Non raccontai mai a Elena tutta la storia di ciò che era successo lì dentro. Forse un giorno lo avrei fatto, quando fosse passato abbastanza tempo, quando le ferite si fossero davvero rimarginate. Per ora era sufficiente uscire da Marello con qualcuno che dava valore all'onestà,
che capiva che la fiducia è il fondamento di tutto e che non avrebbe mai pensato di distruggere la vita di qualcun altro per un tornaconto personale. A volte la miglior vendetta non è la violenza né il dramma. È semplicemente rifiutarsi di lasciare che chi ti ha ferito distrugga ciò che sei. Rebecca e Brando hanno cercato di portarmi via tutto. Mia moglie, la mia attività, la mia reputazione. Ma hanno dimenticato la cosa più importante. Non si può costruire un futuro su una base di menzogne. Prima o poi la verità emerge. E quando accade, l'unica cosa che resta in piedi è il tuo carattere. Il mio era abbastanza forte da sopravvivere al loro tradimento. E alla fine, era l'unica cosa che contava davvero.